In questo video parliamo di compressione e lo facciamo in maniera semplicissima con un plugin che promette con un solo click di riuscire a comprimere la tua traccia audio, in questo caso la mia voce per un podcast, un video su YouTube, in maniera semplicissima e con un risultato veramente ottimo. Sarà vero? Funzionerà bene? Scopriamolo insieme. Quello che stai vedendo qui è il mio software, ovvero Reaper, e c'è già una traccia registrata che ti faccio ascoltare. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Allora, questa traccia non è stata editata in nessun modo, è una registrazione fatta con lo Shure SM7B che entra nel Tascam Mixcast 4, basta, stop, niente più, ok? Non c'è equalizzatore, non c'è ovviamente compressore, non c'è noise gate, deesser, niente. Allora, che cosa facciamo? In questo video ti voglio far vedere il plugin Zero Comp della Hornet. Questo video non è sponsorizzato, l'ho comprato con i miei soldi in offerta, l'ho pagato 5 euro, quindi veramente una cifra ridicola per un plugin. E in questo video appunto voglio farti vedere come funziona, quindi ti faccio vedere proprio il risultato che puoi ottenere sulla tua voce e come utilizzarlo, quali sono i controlli, insomma darti tutte le informazioni possibili affinché tu possa decidere se questo compressore così semplice può essere adatto al tuo caso. Allora, facciamo una premessa però. Che cos'è il compressore? Quindi prima di farti vedere il plugin, voglio dirti che cos'è il compressore, perché è uno di quei plugin più fraintesi in assoluto, perché le persone pensano che applicando il plugin ottengono una voce grossa, una voce enorme, una voce radiofonica, no? Quindi aumentano a dismisura il compressore perché non hanno assolutamente capito a che cosa serve. Che cos'è il compressore? Allora, il compressore serve a controllare e ridurre la gamma dinamica di un segnale, livellando quindi i picchi più forti e sollevando i suoni più deboli, per ottenere così fondamentalmente un flusso sonoro più omogeneo, potente e incisivo. Chiaro? Serve a questo. Va bene? Benissimo. Allora, andiamo nei plugin e andiamoci a prendere Zero Comp. Lo attiviamo e vediamo che questa è l'interfaccia di Zero Comp. Ok? Sempre in stile Hornet, quindi molto colorato, con il viola, il giallo, il nero, insomma, è il loro stile ed è bene che continuino così perché sono molto carini. Allora, che cosa dobbiamo fare? L'unica cosa che dobbiamo fare è premere play sulla nostra traccia audio e vediamo che cosa succede. Immagina di svegliarti ogni mattina vedi, con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Fatto, basta, abbiamo finito. Ok? Adesso ti faccio vedere che cosa è successo. Fondamentalmente questo compressore ha imparato, ascoltando il tuo audio, visto, avrà ascoltato forse 7-8 secondi, e ha dato una sua impostazione, ha aggiunto un po' di compressione e ha scelto la tipologia di compressione. Ora però ti vado a spiegare i controlli presenti su questa schermata, su questo plugin, in modo tale che tu sappia ogni tastino, ogni manopolina a che cosa corrisponde. Allora, partiamo dalla compressione. La compressione non è altro che il controllo della quantità di compressione applicata. Infatti lui l'ha messo al 50%, vedi, aumentando o diminuendo possiamo andare anche oltre. Ok, torniamo sul 50% così dopo sentiamo il risultato che ci ha proposto lui. Dopodiché c'è lo stile. Questi tre tasti che vedi sopra, Smooth, Tight e Fat, sono tre tipi di approccio alla compressione. Andiamo a vedere. Allora, Smooth è quello che ha scelto lui, che è diciamo dà una risposta più dolce e musicale. Tight è una risposta più rapida e precisa. Fat è un tono pieno e deciso. Ok, io ti sto riportando quello che ovviamente è scritto sul sito di Hornet, perché avendolo fatto loro, ovviamente non vado a interpretare, ma ti racconto quello che hanno pensato dietro ogni singolo tasto. Poi c'è questa manopolona della saturazione che, come vedi, a 0, lui non l'ha aggiunta sulla mia voce. Perché? Perché la saturazione è una saturazione armonica pre-compressione per aumentare presenza e densità. Ok? Quindi probabilmente lui ha ritenuto che su una voce parlata o su questo tipo di voce, sulla mia voce, non ci dovesse essere la saturazione, ma adesso andiamo a verificare tutto. Ok, adesso ascoltiamo con il compressore, vediamo che cosa
come è cambiato il suono. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Probabilmente tu starai pensando, ma tutta sta differenza io non la vedo. La differenza c'è, te la faccio vedere adesso. Guarda, ti vado a duplicare la traccia e vado ad aggiungere l'effetto. Ok, guarda un po', questo sopra è la traccia non quella pulita che ti ho fatto ascoltare, questa sotto è la traccia compressa. Vedi le forme d'onda? Provo a ingrandire ancora di più così lo vedi molto meglio. Ok? Vedi la differenza? Ok, quindi la compressione è stata applicata ed è quello che ti raccontavo prima. Se rifai caso alle parole che ti ho detto prima quando ti ho detto che cos'è un compressore, ecco l'applicazione pratica. Ok? Benissimo. Annulliamo questa operazione e proviamo adesso a attivare e disattivare il compressore mentre stiamo ascoltando. Proviamo. Immagina Attivo. di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da Disattivo. raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno Attivo. e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Disattivo. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, Attivo. una corsa contro il tempo e contro se stesso, per Disattivo. dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Senti la differenza? Stai mettendo le migliori cuffie che hai a disposizione, perché se non stai mettendo le cuffie ovviamente non sentirai nulla. Se stai mettendo delle cuffie hi-fi che spingono sui bassi, che hanno un taglio nelle medie, eccetera, eccetera, probabilmente non noterai differenza. Quindi servono delle cuffie non super professionali, ma delle cuffie decenti, meglio se da studio, cioè un po' più flat. Ok. Proviamo adesso a vedere la differenza tra i tre tipi di approccio della compressione. Lui ha messo smooth perché è quello più dolce, quello più morbido, quindi probabilmente quello più adatto alla voce, perché ovviamente la compressione noi la possiamo attivare sulla batteria, sul basso, sulla chitarra, sulla voce cantata, su quello che ci pare, possiamo comprimere qualsiasi cosa. Ora, ogni tipo di strumento ha un certo tipo di necessità di compressione. Probabilmente lui sulla voce ha ritenuto più adatto smooth. Proviamo a cambiare, mettiamo in tight. Sentiamo. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, La differenza con la qui è voce veramente ancora minima. rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella Proviamo mente del tuo fat. pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso. Voglio vedere una cosa. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere Sto scolpita vedendo in nella termini di mente del tuo riduzione, pubblico. vedi? Ogni giorno un Smooth si podcaster attesta affronta intorno ai una meno sfida 6, unica, fat una è corsa quello più contro il tempo aggressivo e perché contro arriva se anche fino a stesso. meno 9. Quindi che cosa abbiamo capito? Che smooth, quello che sappiamo, quindi è come se fosse molto leggero, medio e molto forte. Ok? In termini proprio di compressione. Ovviamente noi possiamo anche aumentare la quantità di compressione, quindi proviamo Immagina ad di aumentarla. svegliarti Mettiamo ogni smooth. mattina con una nuova storia da raccontare, L'ho messo con la al voce massimo. ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Secondo me questo tipo di effetto, anche se tu non sai che cosa stai facendo, intendo questo effetto compressore all'interno di questo plugin, però non in generale sugli altri plugin. Anche se metti, come hai visto adesso, messo la compressione al massimo, tutto sommato non viene fuori una schifezza. Quindi vuol dire che è più tollerabile il tuo errore. Ok? Sentiamo. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno Mettiamo di essere 50. scolpita nella mente del tuo pubblico. Allora, la differenza c'è perché Ogni si giorno sente, un almeno podcaster io affronta una sfida con le mie unica, cuffie la sento. una corsa contro il tempo e contro... Proviamo ad aggiungere la saturazione. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal Proviamo a sonno mettere e effetto. l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita La senti? È veramente, veramente minima, ma si sente. C'è una differenza. Non credo di usare la saturazione sulla mia voce, perché non mi interessa l'effetto che fa. Però la compressione fat, essendo più dura, è come se in teoria rendesse la voce un po' più grossa, quindi forse è quello che potrebbe piacerti di più. Immagina Secondo di me svegliarti ogni smooth è mattina perfetto, con nel una senso nuova... che quello che ha fatto lui, dal mio punto di vista, è assolutamente corretto, perché non devi esagerare con la compressione. La compressione è uno di quegli effetti correttivi, no? Come ti ho raccontato prima, quindi non devi
modificare o stravolgere il suono, devi andare semplicemente a modificare, a ridurre, un po' come ti ho fatto vedere. Guarda, ti faccio rivedere così ti è più chiaro quello che fa il compressore e come dovrebbe essere utilizzato. Ok, guarda qui, per esempio, in questa fase qui, guarda questo picco e guarda adesso. Guarda questo picco, guarda i picchi e guarda come non ci sono adesso, ok? Capito che cosa sta facendo? Te lo ingrandisco perché così è ancora più semplice. No, ingrandisci di più però, ok. Chiaro? Chiaro a che cosa serve il compressore, quindi non c'è bisogno che fai cose pazzesche, anzi facciamo ancora una prova. Tanto siamo qua per comprendere questo plugin. Mettiamo la compressione al massimo e mettiamo FET. Ok? La voce è ancora rauca dal sonno. E adesso applichiamogli l'effetto. Vediamo che cosa è successo. Guarda come è molto più pieno, ok? Perché questo? Perché gli abbiamo dato la compressione al massimo e gli abbiamo dato il tono FET. Ma non è tanto una questione di tono FET, smooth o tight, non è quello che incide, è la quantità di compressione. Ok? Perché gliene ho data veramente tanto, l'ho messa al massimo, quindi... Ok? Bene, spero di averti fatto comprendere che cos'è un compressore e a che cosa serve, e soprattutto di averti mostrato questo plugin come funziona. Ti consiglio questo plugin? Allora sì, assolutamente sì, perché eviti di combinare pasticci, perché la compressione, ti ripeto, è una di quelle cose troppo sottovalutate, troppo fraintese, troppo non comprese, perché le persone non studiano e quindi... Compressore, mi hanno detto, ho sentito che bisogna aggiungere il compressore, aggiungiamolo. Come si regola? Oh, metti tutto al massimo, dai. Sento la voce più doppia, più spessa, più grossa, allora vuol dire che funziona. Ma non è quello, ok? Quindi, ti consiglio questo plugin? Sì. Usalo, hai visto, è semplicissimo, devi soltanto premere play sulla traccia, lui ti dà la compressione, tieniti buona quella che è. Al massimo puoi aggiungere un po' di compressione in più, ma leggera. Poi non ti piace smooth, vuoi FET perché si sente un po' più spessa la voce? Ok, fallo, ma non andare oltre, ok? Bene, spero di averti detto cose utili e interessanti e... Se ti va di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina, a me fa un sacco piacere, questo lo sai, lo puoi immaginare, e noi comunque ci vediamo settimana prossima. Grazie ancora.